Ma l'evento negativo è che quando uno passa dalla parte artigianale a un piccolo laboratorio artigianale con le macchine tradizionali e poi entra nel mondo dell'elettronica, nel mondo delle macchine a controllo numerico, uno si aspetta che spinge un bottone ed esce fuori il biliardo. Invece no, ci abbiamo messo tanti mesi, direi qualche anno, per portare a programmazione la realizzazione dei biliardi. Certo, poi nel nostro percorso a livello di esperienze abbiamo avuto momenti alti, momenti bassi, come tutti gli imprenditori sanno perfettamente che fare l'imprenditore oggi è come dire, una vocazione, così come il frate fa il frate. Noi imprenditori siamo, come dire, persone di sacrificio, non dico votati a, ma persone di sacrificio, perché è innato in noi fare imprenditoria, rischiare, valutare, ampliare, cercare di trovare nuove mete e nuove soluzioni. La parte diciamo governativa e la parte bancaria non ci danno un grande aiuto, questo è doveroso dirlo. E invece le grandi soddisfazioni di questa azienda, perché la prestigiosa posizione che ha veramente fa eco in tutto il mondo. Vi racconto un aneddoto particolarissimo. Io ero proveniente da Las Vegas, fermo a New York per le piccole spesucce e regalini per la famiglia, e un mio amico mi ha detto: ti ho venduto un biliardo. Erano le prime volte che noi ci avvicinavamo al mondo estero e io ero incuriosito. Allora gli ho detto: ma dove, come? E questo mio amico mi ha detto: guarda, io ero in un negozio a New York dove c'era un comandante dell'Alitalia e un italo-americano che si era costruito casa e glielo stava raccontando a questo comandante dell'Alitalia. E allora gli ha detto: io ho anche fatto la sala del biliardo. Naturalmente il comandante gli ha detto: bene, questa sala che ci metti? Un biliardo pool americano? Io ho detto: no, hai visto quella fabbrica che è sull'autostrada, sulla 1? Lì io voglio andarmi a comprare il biliardo perché voglio un made in Italy. Ed è molto importante. Noi oggi nel mondo, tutti gli imprenditori, un pochino quelli che si salvano, lo devono a questa parola magica, made in Italy. In riferimento alla nostra produzione, la destinazione della nostra produzione. Ieri eravamo, diciamo, l'80% destinati a produrre per i club, per i circoli, però poi le soddisfazioni economiche non arrivavano. Perché? Perché in Italia tutte queste attività sono con pochissima resa e con tantissimo rischio. Ci siamo invece indirizzati poi come designer all'estero. Questo ci ha aiutato moltissimo e tra l'altro attraverso fiere specializzate di nicchia, in modo particolare la Fiera di Milano, a cui noi come azienda dobbiamo molto perché ci ha aperto un mondo internazionale che ci ha messo nelle condizioni di servire tanti grandi personaggi. Facciamo conto, in Russia, a partire dal suo presidente, a tanti altri del mondo del petrolio ed altro, e a seguire naturalmente tutti i presidenti del Kazakistan, Azerbaijan, ma non solo loro della parte est, ma tutto quello che è il mondo anche asiatico. Però ecco, grazie a queste forniture siamo nel mondo del biliardo di designer e questo ci ha aiutato e ci sta facendo sopravvivere. Perché? Perché altrimenti nel mondo italiano tutti voi sapete che è complicatissimo andare avanti.